Ciao a tutti, oggi siamo qui in questo posto meraviglioso per parlare di questo, della Small Rig, il cage universale 4299, per chi vuole elevare i propri contenuti video e non dover più pensare di cambiare cage ogni volta che cambia lo smartphone. Questa potrebbe essere la soluzione ideale. Vediamo se è veramente così, analizziamone i pro e i contro. Come molti cambio telefono spesso, non tutti gli anni, sono passato da un iPhone 13 Pro ad un 15 Pro e naturalmente ho sempre preso il cage perché offre la possibilità di attaccarvi moltissimi accessori come maniglie, luci, microfoni, livelle, attaccarlo ad un treppiedi agevolmente. Ma ogni volta che cambi il tuo smartphone dovrai cambiare necessariamente anche il cage perché le dimensioni variano anche di poco e quindi i cage non si adattano agli smartphone che si succedono. Per cui è nata l'esigenza in me di acquistare un cage universale, ma per una ragione particolare, ovvero la impossibilità di utilizzare un ricevitore audio microfonico come quelli di DJI e Hollyland che utilizzo, perché un cage dedicato non ha lo spazio per far entrare il connettore. Un cage universale come questo, come vedete, ha uno spazio intorno che permette di inserire agevolmente il ricevitore audio di un sistema microfonico come quelli che ho citato. Soprattutto quello della DJI, come vedete, ha dimensioni più importanti rispetto a quello della Hollyland. Quali sono i pro di questo sistema? Compatibilità universale, direi. Possiamo montarci quasi tutti gli smartphone che ci sono, diciamo, sul mercato, perché come vedete lo spazio intorno permette di montare smartphone più grandi come iPhone 16 Pro Max o smartphone più piccoli. Quindi compatibilità, una costruzione in metallo molto robusta che permette di proteggere il vostro smartphone da urti e cadute. La possibilità di montare, come ho detto, molti accessori, come vedete, cold show, fori filettati da tutti i lati, quindi abbiamo ampia scelta di utilizzo di accessori da montarvi. E poi abbiamo anche la possibilità di utilizzare delle impugnature ergonomiche, insomma, intanto maggiore stabilità sicuramente, possiamo tenere il nostro smartphone in questo modo, sicuramente più stabile che tenerlo con le mani proprio sull'iPhone o smartphone in generale. Ultimamente la Small Rig ha fatto questi tipi di attacchi molto buoni, attacco e sgancio rapido. Un altro fattore positivo di questo cage è la possibilità di utilizzare il MagSafe se il vostro smartphone come l'iPhone ne è dotato. Come potete vedere, con MagSafe attaccarlo e staccarlo è veramente semplicissimo e si è operativi veramente in un secondo, molto più veloci che con un cage dedicato. Ovviamente bisogna stare attenti perché in riprese dinamiche potrebbe magari staccarsi. Se non avete il sistema MagSafe, incluso comunque nella confezione c'è anche il Quick Release Phone Holder, che permette di agganciare gli smartphone non dotati di sistema MagSafe e di attaccarvi gli smartphone eccetera dotati di sistema MagSafe se facciamo delle riprese molto dinamiche in movimento, in cui il sistema MagSafe secondo me non è sicuro, perché basta poco, è comodissimo, ma basta pochissimo per staccarlo. Magari se stiamo riprendendo, non so, da una moto eccetera, una buca, uno scossone eccetera, potrebbe far distaccare lo smartphone con una rovinosa caduta. Anche il Quick Release Phone Holder si attacca molto velocemente. Sentite lo scatto, ha dei
pulsantini laterali, premendoli stacchiamo il nostro smartphone. Ovviamente anche per le riprese verticali, sia dal basso che lateralmente, possiamo utilizzarlo. Quindi per chi magari fa video per TikTok, Instagram, eccetera, anche la ripresa verticale è garantita. Quali sono però i lati negativi? Perché ovviamente ci sono anche quelli. Primo lato negativo che salta ovviamente subito all'occhio è le dimensioni. Sono le dimensioni ovviamente più generose, più grandi rispetto ad un cage studiato appositamente per il nostro smartphone, per il nostro iPhone. Ovviamente questo in tasca non ce lo possiamo mettere. Anche quello dedicato, diciamo, comincia a essere un po' più complicato da mettere in tasca, ma lo si mette. Questo sfido a metterlo in tasca. Con un cage universale di questo tipo, intanto il montaggio è diverso rispetto a un cage dedicato in cui apri, infili, chiudi e è tutto lì. In questo caso bisogna agganciarlo in questo modo, per esempio. Verificare che sia installato correttamente. Uno dei lati negativi è un po' di gioco, come potete vedere, che ha quando montato. Avrei preferito che il sistema di chiusura e di serraggio fosse più forte, più preciso, quindi un minimo di gioco ce l'ha. Un altro lato negativo è che avendo un pochino di gioco, l'orizzonte potrebbe non essere perfetto. Guardate, con questo gioco, se io livello, per esempio su 3 piedi, il cage, in un cage dedicato, questo starà perfettamente in bolla orizzontale. Se io lo livello, questo, devo controllare bene che lo smartphone sia effettivamente in bolla, perché un piccolo aggiustamento potrebbe farmi, diciamo, inclinare lo smartphone rispetto all'orizzonte. Un altro lato negativo può essere la difficoltà di raggiungere dei bottoni, perché i cage dedicati hanno la possibilità appunto di avere a portata di dito molto agevolmente tutti i pulsanti e le funzioni ad essi associate del nostro smartphone. Qui invece devo andare a infilare le dita sotto, insomma non è agevole ovviamente come un cage dedicato. Un altro limite che trovo fastidioso è la difficoltà nell'utilizzare i filtri VND. I filtri VND per riprese, diciamo, a livello professionale sono indispensabili. Con questo cage è difficile perché non saprei come fare. C'è un accessorio, l'adattatore magnetico 4843, che permette di montare i filtri, ma attenzione perché il 4843 è compatibile soltanto con il cage universale 4299B della Small Rig, che purtroppo risulta non disponibile su Amazon da tempo, ma anche nel sito della Small Rig, quindi della casa produttrice. E questo è un grande limite, un grande peccato, perché i filtri VND o Promist o altri, insomma anche di effetti eccetera, sono un qualcosa di molto utile e non poterli utilizzare quando montato su questo cage è qualcosa che non mi piace. Un altro limite è rappresentato dall'utilizzo dei gimbal per smartphone, perché i gimbal per smartphone non riescono con le loro molle a tenere un cage così largo, e questo è un peccato. Per esempio con lo Zion 5S AI che io utilizzo normalmente mi è impossibilitato l'utilizzo. Possiamo montarlo su un gimbal come DJI RS4 Pro o simili, insomma su gimbal dedicati magari a camere professionali, macchine fotografiche eccetera, e quindi questa è una limitazione da tenere presente.
La parola d'ordine con questo cage è flessibilità, la possibilità di utilizzarlo con diversi smartphone e utilizzare tutti gli accessori che abbiamo a disposizione. Ci sono ovviamente dei limiti che abbiamo visto insieme e mi auguro che questo video possa esservi stato utile per capire se è quello che fa per voi oppure no. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, così non perderete i prossimi contenuti e i prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!